Qui ci troviamo nel solco della Lopporella, che è un affluente della Loppora Grande. Lungo questo canale si viene a trovare il filone affiorante del diaspro, materiale nobile, ornamentale scelto dai medici per decorare le cappelle funebri in San Lorenzo a Firenze. Furono aperti all'inizio del 1600 e l'estrazione intensiva durò circa 30 anni. A Barga comunque questo materiale si trova impiegato nell'edilizia storica, nelle fontane monumentali di Villa Gherardi e di Villa Biondi in Gragno. Poi fu impiegato e lavorato da parte degli artigiani dell'opificio delle Pietre Dure all'epoca della restaurazione del Duomo e fu rivestito il frontale della base in cemento della statua di San Cristoforo. La mia ricerca inizia da quando, facendo ricerca storica sullo stemma civico di Barga, venni a conoscenza che alla base, lo zoccolo interno delle cappelle funebri fosse rivestito con 16 stemmi civici delle città toscane. Naturalmente Barga all'epoca non era città, però siccome era affascinato e dovunque c'era uno stemma io mi voltavo per osservarlo, decisi subito, immediatamente, il giorno dopo, di andare a Firenze dentro le cappelle funebri a visitarle. Al solo lì dentro mi resi conto della quantità enorme di diaspro impiegato ad ornare le cappelle proveniente da Barga, estratto da Barga. E allora mi cominciai a fare ricerca sul territorio, chiaramente. Dove erano? Perché si era creata l'idea che fosse stata interrata la cava al momento della dismissione delle cave, della cessazione dell'estrazione. Ma come tutti possono vedere non è possibile interrare le cave che sono lungo il corso dell'acqua. Quindi erano solo dimenticate in questi boschi che purtroppo tutti questi anni d'abbandono si sono naturalizzate col bosco misto, con siepi. Noi ci troviamo qui in una delle 3 cave, Cava Bona, Cava Frangente e Cava del Palazzetto. Noi ci troviamo alla cava del Palazzetto, che è l'unico punto in cui c'è il diaspro fiorito, che era quello destinato e fu destinato per rivestire le colonne all'interno del mausoleo. La via del diaspro, difatti, partiva da queste cave, scendeva sul fondo della Loppora Grande, veniva trainato più o meno verso il cerchio e più o meno nell'odierna Pontallania veniva affidato su un letto di paglia sopra i foderi, che erano zatteroni fatti con tronchi di abete. Di lì arrivavano alle Arsenali Medici di Pisa oppure via mare al deposito di Livorno. A Pisa venivano sgrossati questi grossi pezzi, poi una volta tagliato veniva calato in Arno e su barconi trasportato fino al porto fluviale di Lastrassigna. Da lì su carri veniva portato all'opificio delle Pietre Dure, che all'epoca la lavorazione di questi diaspri veniva effettuata nel fabbricato degli odierni Uffizi. E questo era il percorso della via del diaspro.